Ragazzi, benvenuti o bentornati su Pit Stop Italia. Oggi i piantetti avranno notato che siamo tornati nel salone Locauto 2, una concessionaria qua di Torino, anzi sparsa in tutto il Piemonte, con più sedi dedicate all'usato, e vi lascio tra l'altro il link in descrizione per andare a vedere tutte le auto che hanno qua a disposizione. Avete visto che bomba? Lasciate un bel like per questo video, ma adesso batto le ciance, andiamo subito a provare questo fantastico BMW M4. Ed eccoci ragazzi a bordo di questa fantastica BMW M4. Mi perdonerete, oggi è una voce che non è fantastica, ma con questo periodo purtroppo penso di non essere l'unico. Ma noi non ci fermiamo mai, andiamo comunque a sentire il motore di questa fantastica BMW M4, un 3000 biturbo da 431 cavalli. Ragazzi, come al solito lasciamo un attimo riscaldare la macchina, sia il motore che le gomme, perché ricordiamo che questa è una trazione posteriore che può diventare davvero molto divertente ma anche molto pericolosa, soprattutto nella stagione invernale. Andiamo a elencare qualche optional che ha questa macchina, soprattutto a livello di dotazione interna. I sedili sono elettrici ma anche riscaldati, cosa molto interessante soprattutto per quando, proprio come in questo periodo, fa freddo. Oggi comunque non ci sono gradi tanto bassi rispetto al solito, perciò potremo divertirci un po' prima del previsto. Il cambio ovviamente è il famoso 7 rapporti DKG della BMW e la funzione start e stop funziona. Ragazzi, l'M4 in realtà è un'auto molto giovane perché nasce nel 2013-2014, 2013 debutta, poi è andata in commercio nel 2014 e nasce come, tra virgolette, sostituta della M3, quindi rimane solamente una versione coupé 3 porte, 2 porte anzi, del famoso marchio bavarese. Va a sostituzione al vecchio M3, come dicevamo, che montava un motore V8 aspirato, bello potente, bello coppioso, bello corposo, ma comunque aspirato, mentre qui, per ovviare a quella cavalleria, togliendo 2 cilindri, quindi torniamo a un 6 cilindri in linea, aggiungiamo però 2 turbo e questo porta la cavalleria a 431 cavalli. I Newton metri di coppia anche sono davvero tanti e si fanno sentire presto. Come schiacci? Beh. Sicuramente il tiro c'è, si fa sentire e anche alle alte velocità continua a spingere forte, ma lo vedremo anche più tardi. Una cosa che mi piace tanto di questa macchina, che secondo me dovrebbe essere di serie su qualsiasi auto, è il manometro per la temperatura dell'olio. In questo caso ce l'abbiamo in basso a destra nel tachimetro e questo ci aiuta tantissimo a capire quando la macchina è calda e quindi quando possiamo iniziare a divertirci davvero senza rovinare questo motore fantastico. Adesso faremo anche qualche frenatina per testare un po' l'impianto frenante, per vedere se è all'altezza di questo marchio M oppure se sarà carente. Vediamo un po' come si comporta appena freneremo un po'. Ah, che bello non avere voce perché mi taglia, peccato, le risate, ma ragazzi, scodinzola, è felice come un cagnolino felice. Lei vuole andare forte, vuole che schiacci l'acceleratore e lei scodinzola dalla felicità. Certo, bisogna fare attenzione, in questo caso noi siamo in sport,
anzi no nemmeno ragazzi, siamo in modalità normale, quindi scodinzolato in modalità normale. Se invece schiacciamo il tasto M1 andiamo in modalità sport. Interessante perché dà un po' più di cattiveria ancora al motore. Vi dico, non è neanche necessario perché già in modalità normale la macchina si fa sentire bene. Abbiamo l'opportunità ancora di togliere poi i controlli, a meno che non vogliate morire, ve lo sconsiglio, o a meno che non siate in pista, o a meno che non ci sia un'apocalisse zombie, non ci sia più nessuno in giro, quindi le strade sarebbero libere tutte per voi, ma anche in quel caso potrebbe diventare pericoloso per la vostra incolumità. Ma se volete lo potete fare. Ecco, in modalità sport il cambio diventa più cattivo, tiene le marce più alte, scala più in alto e soprattutto mi fa la doppietta automatica, lo sento. Il suono della macchina è piacevole, ma non è neanche uno di quei suoni che ti fa dire wow. Sicuramente io le farei un bel impianto di scarico dedicato. Se puoi permettertela, ti puoi permettere anche un impianto degno di tal nome. Però quando canta bene, ragazzi. Non vorrei dire, ma probabilmente un po' di suono inquinato dalle casse sembrerebbe entrare, soprattutto quando sali un po' di giri. Pazienza, purtroppo siamo in un'epoca dove queste mode vanno, però la macchina comunque suona bene lo stesso. Ripeto, non è un suono così appagante per il gusto mio personale, però è un bel suono. Ascoltate. Comincio a scaldare un po' i freni perché voglio provare a piantare una inchiodatina, vedere se si scompone tanto, se invece tiene bene la frenata. Comunque i freni, li avete visti, sono di dimensioni generose, come appunto di questo segmento auto, forati, ventilati, e dovrebbero comportarsi come dovrebbero, ma diamo un'occhiatina adesso che freniamo un po'. Ragazzi, devo essere sincero, vedendola da fuori, dalle dimensioni esterne, il peso che comunque non è poco, la macchina è bella pesante, me l'aspettavo meno agile. In realtà mi sembra che abbia una bella maneggevolezza, non mi pare per niente carente da quel punto di vista. I controlli entrano bene e ti salvano la vita. Scodinzola un po', come detto, abbiamo una macchina bella cattivella, sincera. Si sente che è filtrata, quello sì, ma perché è un'auto moderna, può veramente donare delle emozioni interessanti, soprattutto per questo fatto di avere la trazione posteriore, ragazzi. La trazione posteriore permette di avere un comportamento ovviamente differente da una trazione anteriore, che è un'auto già più normale, tranquilla. Questa è proprio volta alla sportività, anche se fuori comunque non è proprio così tamarra come certi altri veicoli sportivi, mantiene quella sua finezza, quella sua raffinatezza BMW, ma è bella incazzata. Spettacolare. Se dovete fare un sorpasso, però mi raccomando, calcolatelo bene, non perché la macchina non ce la faccia, ce la fa benissimo, ve lo garantisco, sorpassa veramente in un batter d'occhio. Il problema è come è fatta la strada, cioè se sei dritto e la prendi dolcemente, sì. Se già inizia a girare un po' troppo il volante, attenzione a schiacciare a fondo il piede dell'acceleratore. Sospensioni devo dire ottime, me le aspettavo decisamente più sportive, più scomode, più rigide, invece sono un ottimo compromesso tra sportività e comodità. Riesco ad affrontare i dossi senza dovermi veramente fermare come le classiche auto con l'assetto rigido, a mio avviso inutili a uso stradale, ma quando vado in appoggio in curva comunque mi fa sentire bene dove è la macchina, che è appoggiata sul suolo, che c'è, che è presente. Mamma mia, non oso immaginare usare questa accelerazione col volante un po' girato. Ragazzi, ti dà proprio quella sensazione di potenza, di cattiveria molto interessante. Perde questa aderenza dietro facendoti scodinzolare, ma in modo comunque controllato, perché i controlli poi, quando esagera troppo, intervengono per aiutare a tenere la macchina composta, ma ti dà comunque quella sensazione di cattiveria, di potenza che ti fa sorridere veramente a 32 denti.
L'acceleratore è sensibilissimo. Appena schiacci un po', ti scala già marcia, ti dice dai, tira, fammi scodinzolare. Solo che è pieno di auto, quindi è meglio non farlo. Oltre che la macchina non è mia. Vi ricordo che se volete vedere questa macchina e altre auto simili, le potete trovare da Lookout 2 e lascio il link in descrizione ovviamente delle concessionarie. Mi raccomando, fateci un salto perché hanno veramente tanti mezzi particolari e interessanti. Frena bene. Frena decisamente bene. Ragazzi, sì, nelle curve bisogna abituarci, sì. Vi faccio un paragone col Mustang. Allora, ho provato di auto posteriori quasi tutte BMW, oltre BMW la Mustang. La Mustang fa sentire tanto il suo peso e era più difficile capire che cosa stava facendo. Su questa invece BMW hanno veramente un passo avanti sulla manovrabilità, ragazzi, ve lo posso assicurare. Io non ho tanta esperienza sulle posteriori, quindi posso parlare veramente a cuore aperto senza essere inquinato da decisioni. La maneggevolezza di questa macchina è comunque più intuitiva rispetto a un pesante Mustang dove a livello di guida sicuramente perde. Questa qua, se inizi a conoscerla piano piano, fare dire, riesci a divertirti e farlo veramente in maniera bella. Un po' c'è indosso. Madonna, è proprio on off. Ma io non scenderei mai. Ragazzi, io non scenderei mai. Perché devo... Quasi quasi non la porto indietro. Non dite niente. Me la tengo ancora una settimana. Allora, in realtà mi sono perso subito sulla guida, non vi ho detto tanti optional di cui è dotata la macchina, ma perché sinceramente è un'auto che va guidata, quindi degli optional sì, lo sappiamo, un'auto comunque premium che ha tante cose. Una cosa interessante fra le altre è l'utilizzo del carbonio. Abbiamo tanto carbonio anche sull'esterno, sulle calotte degli specchietti e sul tetto in carbonio. Questo è interessante perché è nella parte alta della macchina, quindi più è leggero in alto, più i pesi invece grossi sono in basso, meglio è per l'equilibrio della macchina, proprio per il baricentro. Più basso, maggiore controllo, migliore dinamica di guida, e questo favorisce tutti questi aspetti qui. Allora ragazzi, adesso ci divertiamo solo più 2 minuti con la macchinina e poi vi lascerò la pagella, così vediamo un po' che cosa penso di motore, assetto, freni eccetera di questa macchina. Fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa pensate di questa fantastica BMW M4 e quindi ragazzi godiamoci solo più questi 2 minuti insieme a questa belva. Che bella! Più la guidi così, più hai voglia di guidarla. Vi giuro su Dio, scusate, vi giuro e basta, che più la guidi e più hai voglia di... Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! È impegnativo,
Ragazzi, spero che il video e la pagella vi siano piaciute. Se non avete ancora visto altri video al riguardo, vi lascio il link in descrizione anche di questo bestione, classe G163 AMG. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate su quello che pensate e date una sbirciata alla pagina Locauto 2. Ci vediamo il prossimo lunedì.